Praticamente devi solamente appoggiare il modificatore qui, ok, e premere. Come hai sentito c'è anche un click. Se vuoi utilizzare la D200 Pro 2 con SMTV non potrai farlo perché non c'è l'adattatore proprio per utilizzare questa nuova testa con il LED. Qui lo spessore non mi ha risposto. Lo spessore praticamente su quello originale è di 3 mm. Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di modificatori veloci da installare, meno di 2 secondi, un secondo più o meno, e anche leggeri, perché questo che ti faccio vedere nel video di oggi di SmallRig pesa meno di 1 kg. Come voi sapete io utilizzo la variante di SMDV, che è quella che vado a consigliare anche tuttora, ma è decisamente quella più costosa, ok? Però non tutti sono disposti a spendere una cifra decisamente importante, specialmente se nel quotidiano non lo vanno a utilizzare tutti i giorni. Allora, perché devo spendere 250 euro e aggiungere poi 50 euro per ogni adattatore per utilizzare il flash? Qui vai a spendere 90-95 euro, lo usi quando ti serve, sei a posto e praticamente puoi andare nelle location tranquillamente e l'installazione è molto veloce, come ti farò vedere. Però prima di iniziare volevo ovviamente spendere due parole per quanto riguarda adesso gli amici che parlano la lingua inglese, perché recentemente YouTube ha attivato anche il doppiaggio sul mio canale, quindi c'è anche la voce inglese che è stata generata non da me ma dalla intelligenza artificiale, quindi potrebbe anche esserci qualche errore, lo dico proprio per gli amici inglesi americani che ovviamente mi seguono, quindi portate pazienza, ma sicuramente è una cosa che andrà a migliorare. Ok ragazzi, quindi torniamo a noi e parliamo proprio di questo modificatore, ok? Allora, è di SmallRig, ma lo potresti anche trovare rimarchiato da altre aziende, ma ti dico subito che il prezzo più o meno è di 90-95 euro per tutte le aziende che ho visto che producono una cosa simile a questa. Lui in questo caso ha un diametro da 90 cm, c'è anche la misura più piccola e forse nel 2025 esce anche la misura più grande, però attualmente è solo con l'attacco Bowers Mount. Ho chiesto agli amici di SmallRig se è possibile magari avere l'attacco Godos Mount, perché a me interessa quello, ma mi hanno detto che per il momento non è previsto e quindi dovrai risolvere da solo. Si può risolvere, lo vedremo proprio durante questo video, quindi guardalo tutto. Questo è da 90 cm, ti dico subito che praticamente è già pronto all'utilizzo e hai tutto quello che ti serve. Hai la classica custodia, hai due diffusori, quello interno che io vado a mettere sempre, quello esterno, si attaccano con il velcro, non è come su SMDV che praticamente sono già cuciti. Hai anche una griglia che è decisamente comoda, anche perché una griglia non costa poco, ad esempio quella di SMDV costa 60-70 euro, dipende dal diametro, e quindi capisci bene che il risparmio già c'è lì. Dunque ragazzi, allora vediamo finalmente come si apre e si chiude sto benedetto Octabox, perché adesso abbiamo parlato, abbiamo detto tantissime altre cose, però non ti ho ancora fatto vedere come si apre e si chiude sto modificatore. Innanzitutto qui abbiamo un flash che utilizza già di serie il Bowers Mount, quindi non hai bisogno di nessun adattatore. Perché parlo di adattatori? Perché se magari pensi di utilizzare l'attacco Godos Mount, cioè l'ML, c'è un adattatore proprio che produce Godos, ok? Quindi potresti proprio fissarlo direttamente a questo flash o a quello che vai a utilizzare. Potrebbe essere anche una luce continua, ok, e vai a utilizzare poi questo modificatore perché lui viene dotato proprio dell'attacco Bowers Mount. Cosa molto importante che devi prendere in considerazione, soprattutto se sei utilizzatore di AD200, ecco che questo secondo me è proprio il modificatore che fa per te, perché con la D200, soprattutto se vai a utilizzare il bulbo, hai bisogno dell'S2, cioè quel bracket di Godos, e quindi l'S2 utilizza proprio il Bowers Mount e quindi questa combo diciamo è quella più consigliata, ok? Quindi detto questo,
lui ti arriva proprio con questa corona Bowers Mount. Qui in questo caso abbiamo una quick release, ok? Qui abbiamo un pulsantino, eccolo qui, che praticamente tu vai ad aprire e puoi estrarre proprio questo attacco Bowers Mount, ok? Attenzione a quello che ti dico adesso, ma poi al termine ti darò altre informazioni. Qui abbiamo un diametro da 11 cm. Di solito le altre corone hanno un diametro, lì, più grande, cioè da 13. Addirittura si può arrivare anche a 14. Quindi se magari vuoi provare a mettere altre corone con altri attacchi, devi avere questo diametro da 11 cm, mi raccomando, se no non entra, ok? Perché non c'è soluzione. Quindi detto questo, il consiglio che ti do io è sì, potresti lasciarlo già direttamente qua e poi vai ad attaccarlo direttamente al flash, però l'operazione più veloce e pensata secondo me per l'utilizzo proprio con questo sistema quick release è di andare a mettere tranquillamente e lasciarlo sempre lì quando vai a utilizzare questi modificatori, proprio questa corona con attacco Bowers Mount, ok? Quindi la vai a infilare, senti clic e la lasci lì, no? E tu praticamente cosa fai? Te lo faccio vedere proprio a favore di camera, ok? Praticamente devi solamente appoggiare il modificatore qui, ok? E premere, come hai sentito c'è anche un click che ti dà la conferma proprio che si è agganciato, ok? Per staccare hai proprio il bottoncino qui sotto, lo vai a togliere, quindi operazione decisamente veloce, ok? Quante volte vi è capitato, ed è capitato a tutti, perché so che succede, che proprio con l'operazione inversa, cioè attaccando la corona così, magari non riesci a trovare proprio l'incastro del Bowers Mount e magari qualche santo l'avete tirato giù, ok? A me mi è capitato molte volte, soprattutto quando vado ad utilizzare i DEP che praticamente ti tolgono più energia, ok? Questo sistema decisamente è molto più veloce, ok ragazzi? Tac, sei a posto. Ok ragazzi? Quindi detto questo, adesso però ti faccio vedere anche giustamente come si apre e si chiude, ok? Allora, mi avvicino proprio alla telecamera. Qui abbiamo proprio una maniglia, ok? Che puoi prendere proprio con le dita, 2 o 3, io praticamente le vado a utilizzare tutte, anche perché all'inizio quando è nuovo è un po' più duretto, dopo ovviamente man mano che lo andate a aprire e chiudere si andrà ovviamente ad ammorbidire un po', quindi non serve che avete decisamente un braccio forzuto, questo qua lo dico soprattutto per le donne, ok? Quindi cosa devi fare? Vai a sganciare la linguetta, ok? E praticamente vai a tirare, tolgo lui, se no lo butto giù. Quindi tiriamo, ok? Andiamo sempre, magari muoviamo un po' così che le stecche potrebbero essere magari impigliate tra di loro e andiamo ad aprirlo e tiriamo con decisione e come avete visto l'ho aperto in maniera veloce. Praticamente è la stessa operazione che facciamo con i modificatori di SMDV. Invece per quanto riguarda la chiusura abbiamo due pulsantini. Eccoli qua, li faccio vedere, eccoli qua. E cosa devi fare? Li devi praticamente schiacciare verso di loro, ok? Quindi li vai proprio a premere e lui si chiude. Questo video ragazzi è diventato più lungo di quello che pensavo, però le cose da dire ci sono e quindi vanno dette, così vado a evitare di spendere dei soldi inutilmente, perché se voi magari pensate di acquistare un modificatore per utilizzarlo con un flash e poi non ci riuscite, date la colpa a me. Allora, se sei arrivato fino a questo punto del video, rimani ancora 5 minuti, perché adesso ti devo dire innanzitutto una cosa molto importante: se pensi di acquistare la D200 Pro e di utilizzarlo con uno di questi due modificatori, e soprattutto dopo ti vado a spiegare una cosa molto importante per quanto riguarda proprio altri anelli che potresti acquistare e potresti magari mettere esattamente in questo modificatore di Small Rig, ok? Rimango dell'idea che lui è la miglior soluzione portatile, leggera che potresti avere, lo consiglio al 100%, però devi essere ovviamente predisposto a spendere oltre 200 euro e anche poi acquistare altri
adattatori in base ai flash che andrai a utilizzare. Se vuoi risparmiare, la soluzione che ti vado a consigliare, vuoi un veloce modificatore da installare, questa è la soluzione. Potresti trovare in commercio altri prodotti molto simili e che secondo me sono solamente rimarchiati, perché li ho visti, hanno praticamente lo stesso sistema, ok? Vengono venduti soprattutto in America, ma c'è un'azienda cinese che li vende anche qui in Italia su Amazon, ho visto. Adesso mi sfugge il nome, ho visto che qualche fotografo ha fatto anche una recensione, ma praticamente sono uguali e quindi potresti anche acquistare quelli, però ho visto che il prezzo sono praticamente uguali, anzi il modello da 90 è anche più economico rispetto all'altra azienda. Comunque vedete voi, quello che ti volevo dire è che praticamente lo troverai solamente con l'attacco Bowers Mount. Poi se avete novità fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Allora, detto questo, se vuoi utilizzare la D200 Pro 2 con SMTV non potrai farlo perché non c'è l'adattatore proprio per utilizzare questa nuova testa con il LED. Gli amici di SMTV mi hanno detto che è in progetto, che uscirà nel 2025, ma non si sa quando, quindi potrebbe essere anche secondo semestre, chi lo sa. E quindi se hai urgenza, l'unica soluzione è proprio quella di adottare quella che faccio io, cioè questo modificatore con l'S2. Altre cose che devi sapere però, è qui un po' sono rimasto un po' deluso, e te lo vengo ovviamente a raccontare, perché non è che siano tutte rose e fiori, però rispetto agli altri modificatori che siamo abituati a utilizzare è sempre migliore questo perché è molto più veloce da aprire. Però per quanto riguarda l'innesto, quando vado a utilizzare solamente l'S2, perché quando vado ad attaccare questo modificatore come ti ho fatto vedere prima non ci sono problemi, però con l'S2 ci sono dei problemini, non quando vai ad attaccarlo perché l'operazione rimane sempre semplice, ok? Lo andiamo a fare assieme, non cambia nulla, però nel momento in cui lo devo sganciare, praticamente quando vado proprio a trovare, eccolo qui, il pulsantino che devo premere per poi estrarlo, praticamente non ce la faccio, ok? E neppure una donna ce la farebbe, perché la donna di solito ha i diti più sottili e quindi non ce la farai. E quindi in questo caso dovrai sganciarlo come sei sempre stato abituato, cioè con la levetta che troviamo nell'S2, la classica levetta del Bowers Mount, ok? E questa magari potrebbe essere una piccola delusione che ti vengo a raccontare, però dai, è una cosa che riscontriamo solamente con questo bracket di Godos, proprio perché c'è questa plastica che impedisce al nostro dito di andare a premere il pulsantino. Dal momento che siamo qui, ti vengo anche a far vedere che, come vedi, questa rotazione non la potrai bloccare, perché proprio questo innesto, questa quick release, praticamente non va a bloccarlo completamente, ha sempre questo lasco, che personalmente non dà problemi. Potrebbe essere che quando lo vai a utilizzare all'aperto e se c'è del vento, poi dipende sempre da dove arriva il vento, potrebbe ovviamente farlo girare, però non crea problemi perché non va a muovere il modificatore, perché rimarrà sempre puntato nella modella, quindi la luce non cambierà, ok ragazzi? Lo vedrai forse girare un po' come una ruota panoramica, però tutto sommato dai, va più che bene, perché credetemi, quando lo vai a utilizzare su un normale attacco Bowers Mount è decisamente comodo. E quindi, tornando a noi, per sganciarlo devi premere la levetta che troviamo qui. E per concludere, dopo ti saluto veramente, voglio anche spendere 2 parole per eventuali anelli adattatori di altri mount che potresti inserire all'interno proprio di questo modificatore Octabox. Allora, come ti dicevo prima, da parte di Smart è stato detto che loro lo vendono solamente con questo che troverai in dotazione, cioè Bowers Mount. Altri adattatori non sono previsti. Allora, ho fatto una ricerca per vedere se potevo risolvere da solo questa cosa qui, perché mi dispiace, perché almeno personalmente mi piacerebbe utilizzare la D300 con questo modificatore. Io personalmente possiedo vari anelli che vado a mettere proprio su altri softbox. Sapete che in alcuni casi si possono svitare 3 viti e poi vai a inserire il Godos Mount, vai a inserire il Bowers Mount, l'Helicron, Profoto, insomma quello che vuoi tu. Io possiedo
soprattutto God's Mount. Ho quello da 14 cm, quello da 13 cm, quello da 11 cm non ce l'ho. Perché dico 11? Perché hai bisogno proprio di questo diametro, perché se è più grande praticamente non entra, ok? Quindi sono andato alla ricerca su AliExpress, sono riuscito a trovarlo e praticamente è uguale a questo. Quindi quando mi arriverà, quelli sicuramente entra nella sede, perché non ci sono problemi, perché ho chiesto la conferma che sia da 11 cm, mi ha risposto. Le ho chiesto anche però di dirmi lo spessore e non mi ha risposto. Lo spessore praticamente su quello originale è di 3 mm, esattamente 3 mm, e invece su quello che mi arriverà è praticamente come quello che possiedo, cioè è molto più sottile, giusto 1,5 mm. Quindi qual è il problema? Che una volta che sarà entrato nella sede, la quick release non lo andrà a frenare, diciamo così, e praticamente il modificatore girerà come una ruota, quindi non è bello fermo, però non scappa da lì, quindi va bene così, lo utilizzeremo così. Poi se ci sono delle novità vi terrò aggiornato. Una cosa che vi chiedo, se magari qualcuno di voi ha trovato delle soluzioni, magari fatemelo sapere, perché sono interessato anche io. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia servito, e se ovviamente vi è piaciuto lasciate un like, che ovviamente è molto importante, è sottoscritto proprio per portarvi questi video. Ok ragazzi, quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.